Partiamo ad esempio con uno degli ultimi nati, e questo si chiama Andiamo ed è un'unità REC che permette di fare una conversione direttamente dall'analogico al MADI e viceversa, dal MADI all'analogico. 32 canali, e quindi half stream di MADI, quindi un mezzo protocollo MADI, possono essere messi in cascata due device per fare un completo 64 canali e abbiamo direttamente la possibilità di passare dall'analogico al MADI e viceversa, scegliendo la possibilità di andare a lockarsi come word clock al segnale MADI che entra oppure un riferimento. In più abbiamo la possibilità di selezionare quale del banco MADI, i primi 32 canali o gli ultimi 32 canali, per permettere la cascata e lavorare direttamente con 64 canali MADI. La versione XT dell'Andiamo è ancora più flessibile e versatile perché su due unità REC abbiamo le stesse performance a livello di analogico e MADI, ma abbiamo anche la possibilità di avere segnali ASEBU, quindi lo stream MADI potrebbe essere diviso in 32 canali analogici e 32 canali ASEBU, oppure abbiamo le possibilità di patch tra l'ASEBU e il MADI, tra il MADI e l'analogico o l'ASEBU analogico, quindi questo diventa chiaramente una versione estesa dell'Andiamo XT. Qui vediamo le connessioni sul retro sono riportate su DSub 25 sia per quanto riguarda l'analogico di linea che per quanto riguarda il discorso dell'AS. Caratteristica fondamentale di tutti gli apparati Dotec è il fatto di avere doppio power supply, dual redundant, con anche le alimentazioni separate. Questo vuol dire che sono prodotti pensati assolutamente per applicazioni professionali, per i broadcasters. Questa macchina è nuova, nuovissima, non l'abbiamo ancora ma arriverà molto presto ed è assolutamente geniale e straordinaria. È una matrice MADI 1024x1024 su soli due unità REC, dove abbiamo la possibilità di avere addirittura parzializzato e possiamo patchare ogni singolo canale di un stream MADI da uno all'altro prendendo il singolo canale, ma soprattutto abbiamo possibilità di parzializzare la word clock, nel senso che possiamo lavorare a 44,1 per alcuni ingressi e alcune uscite, a 48 sugli altri e a 96 per altri, quindi vuol dire che la matrice non è che deve essere tutta a 48, a 96 o a 44,1, ma possiamo sottoparzializzare, quindi in un caso di uno studio installato possiamo fare matrici punto a punto per il mondo 44,1, un'altra 48, l'altra 96, oppure possiamo chiaramente lavorare con la stessa frequenza dappertutto e a quel punto possiamo entrare ottico, coassiale, coassiale ottico e prendere ogni singolo canale e riveicolarlo se lo uscite come vogliamo. Chiaramente per fare questo c'è un software dedicato direttamente via Ethernet, quindi è un web based, nel senso che c'è un'interfaccia HTTP direttamente all'interno della macchina, possiamo vederla dopo il coso, dove i punti di matrice si vanno direttamente a patchare con un software da qualsiasi punto perché via Ethernet si fa queste cose. Chiaramente la matrice permette di avere riferimenti di clock sia word clock che video, oppure di estrarre il word clock dai segnali MADI in ingresso di qualsiasi delle porte, può diventare riferimento per tutti gli altri, quindi viene offerto chiaramente un word clock out per la sincronizzazione di chi dovesse ricevere le cose MADI. Questa è veramente una bomba, e la cosa straordinaria è la dimensione ridotta e il prezzo che è assolutamente incredibile. Questo prodotto possiamo dire che non ha di fatto concorrenza sul mercato. Un'altra macchina estremamente intelligente è il Producer.com. L'idea è quella di avere la possibilità di multiplare e demultiplare attraverso uno stream MADI di comunicazione qualsiasi altro tipo di segnale. Quindi possiamo inserire nei canali MADI non utilizzati alla fine della trasmissione, supponiamo ad esempio che dei 64 siano 48 quelli audio veramente veicolati da un punto all'altro, allora nei rimanenti oppure negli user bit di tutti i canali possiamo embeddare dei segnali al fine di trasportarli dall'altra parte e di estrapolarli dall'altra parte. Ad esempio possiamo embeddare dei segnali MIDI che ci possono essere portati dall'altra parte, una semplice connessione telefonica al fine di fare dell'intercom, abbiamo là l'esempio, e possiamo andare a controllare tutte queste cose tipo GPI input, GPI output, RS422, RS485, Ravenna che è un nuovo standard di audio over IP, alcuni input e output ASEBU, alcuni input e output ADAT, dove abbiamo il MADI di trasporto e il MADI locale, quindi noi una connessione MADI già esistente la possiamo sfruttare per poter andare a trasportare da una parte all'altra una infinità di altre possibilità al fine di poter sfruttare sì il trasporto senza dover andare a stendere ulteriori fibre e ulteriori cavi. Attraverso il remote control che si può connettere direttamente alla macchina abbiamo la possibilità di dare al direttore di palcoscenico, al direttore di produzione, il coreografo durante le prove, la possibilità di andarsi a selezionare il volume delle cuffie, cosa sentire, fare il routing direttamente, avere alcuni tasti per andare a effettuare delle chiamate, può squillare il telefono dall'altra parte o chiudersi un GPI per un relè, accendere e dire stiamo registrando, non fare silenzio, andare a parlare con quello o quell'altro, tutte le cose che si possono settare direttamente da questo
controllo hardware, oppure ne esiste la versione assolutamente economica, cioè software con una connessione USB e un PC. Abbiamo tutto questo pannello in versione virtuale attraverso il computer. Scendendo abbiamo un altro prodotto che sostanzialmente non ha concorrenza sul mercato, perché è l'unico prodotto disponibile, un Unità Rec standalone, che permette di fare l'SRC su uno stream MADI. Cosa vuol dire? Ogni volta che noi non possiamo, non vogliamo essere dipendenti da un clock di un terza parte o di un interlocutore, ma che deve scambiare segnali digitali, possiamo ricevere il segnale di sincronismo dell'azienda alla quale dobbiamo dare o ricevere il nostro MADI, entriamo con il MADI, diciamo così, in free run e riusciamo con un MADI risincronizzato sul riferimento che noi possiamo fornire. Possiamo ancora una volta decidere di farlo con un work lock-in o addirittura attraverso un black burst diretto. L'ultima macchina in questo rack è lo split converter in 2 versioni. Questa è una macchina molto più semplice ma molto funzionale. Ogni qualvolta abbiamo uno stream MADI, noi l'abbiamo ottico, qualcuno lo vuole coassiale o viceversa, qualcuno ce lo dà o pretende coassiale, noi l'abbiamo ottico, è sufficiente andare a selezionare l'uscita, quindi io posso, selezionando D, praticamente io mettendo D posso entrare in input con uno stream MADI 56 o 64 canali, per questo è assolutamente indipendente e trasparente, e lo posso ripigliare in uscita semplicemente cambiando il selettore. Quindi questo diventa split o converter, split nel senso che da un input posso avere fino a 4 output, o converter perché posso entrare ottico e riprendermelo coassiale e viceversa. Oltretutto, per quanto ci riguarda noi come Audio Sales, questa macchina è anche perfetta perché, essendo a protocollo trasparente, possiamo finalmente trasportare e trasformare il segnale DigiDesign del DigiSnake da ottico a coassiale, da coassiale a ottico. Quindi anziché stendere i nostri 120, massimo 150 metri di cavo coassiale per il front of house rack e lo stage rack del DigiDesign, possiamo localmente connettere in coassiale, ripartire in fibra, a quel punto abbiamo chilometri di copertura, dall'altra parte facciamo l'operazione inversa e possiamo finalmente connettere front of house e stage con una fibra ottica anziché con il nostro coassiale. Apparentemente è un normale amplificatore per cuffia di qualità, ma la sorpresa è sul retro. L'ingresso e l'uscita è direttamente MADI, quindi noi entriamo con uno stream MADI e possiamo scegliere di quale canale sentire monitorando quale sia il canale mono su tutti e 2 gli auricolari o la coppia di stereo che vogliamo andare a monitorare. Non solo, ma dal momento che possiamo connettere direttamente la MADI face dell'RME, questo diventa anche break-in break-out box per la MADI face dell'RME, quindi noi entriamo MADI direttamente qua, possiamo uscire una prima e una seconda volta direttamente nell'expert card della MADI E e avere una ridondanza di registrazione, perché possiamo andare a 2 laptop distinti, oppure durante il virtual soundcheck possiamo riprendere il playback dalla MADI face e andare a selezionare quali sono i canali che vogliamo monitorare. Quindi le applicazioni d'uso sono le più svariate.